tutti ragazzi e benvenuti ancora una volta in questo video. Oggi, ragazzi, andiamo a parlare di una cosa molto importante che sono gli affitti. Qua io parlerò di Valencia, perché è qua che ho vissuto più per più tempo possibile. Ho vissuto anche a Malaga, però a Malaga sono stato 2 mesi. Cioè adesso vi spiego anche come è stato Malaga, affitto e tutto. Però Malaga era una cosa diversa perché sono partito dall'Italia. Ve lo spiego. Io sono partito dall'Italia, cioè io quando ho voluto trasferirmi, la cosa che ha cambiato tutto è che io sono andato su B&B e vedevo sempre questo annuncio che c'era una ragazza che affittava una stanza. Era tanto perché era tipo 400 euro al mese o 350 euro al mese. Cioè tanto perché quando tu fai, quando fai tanti mesi di affitto, paghi meno giustamente in Airbnb. Chiaro, se te fai 1 o 2 settimane paghi anche 1000 euro, però se gli dici guarda solo i 3 mesi ti fanno come un affitto normale. Vabbè, detto questo, e quando ho voluto fare questo cambio di vita, diciamo, c'è stato un giorno che avevo sempre questa inserzione, che avevo qua, che avevo qua, che avevo qua, niente, ho preso e ho prenotato. Quindi raga, se volete avere il coraggio di trasferirvi, cioè, chiaramente fate tutto prima, eh. Non sto dicendo quello. Io mi sono preparato 2 anni. Però voglio dire, quando siete tutti perfetti, tutti e volete andare via, vi manca solo il coraggio per farlo, prenotate. Quando spendete i soldi, ragazzi, dovete farlo, obbligatevi a farlo. Vabbè, detto questo, questa è una cosa che non c'entra. Vabbè, io ho speso, come ho detto, 350 euro per 2 mesi, quindi 700 euro con un B&B, Airbnb, che era una stanza di una ragazza. E mi sono trovato bene perché sì, a Malaga, sincero, molto bene. Sì, 350 euro alla fine per avere una stanza non è neanche poco. Però chiaramente io ho prenotato dall'Italia, non potevo saperlo. Ho guardato altre recensioni sempre su Airbnb e comunque era quella che costava un po' meno. Poi faccio 2 mesi e poi dopo mi trasferisco a Valencia e qua è il punto dolente perché a me Valencia non piace dal punto di vista case, stanze, perché? Allora io sono venuto qua e mi sono trasferito zona, cioè periodo natale, quindi potete immaginare le stanze, però giustamente dovevo venire qua e ho trovato una stanza in un posto, il posto più brutto di Valencia. Il quartiere si chiama Oriols. Ragazzi, se venite qua a Valencia, non venite a Oriols. E ho pagato un botto perché ho pagato io e il mio cane, perché giustamente c'ho il cane, 400 euro per una stanza che era minuscola. Perché un altro problema di Valencia, degli affitti di Valencia, è che se hai un cane, un animale domestico, se ne approfittano un sacco e ti alzano un sacco il prezzo. Quindi io ho pagato 400 euro per una stanza che era un letto e un comodino, tipo. Però vabbè, giustamente era Natale, l'ho capito e niente. Ho fatto lì 2 o 3 mesi e chiaramente è tutto così. Poi, c'è tutto così nel senso, avevamo un contratto, però era un contratto fittizio, c'avevo i documenti e tutto, però era fittizio. E poi cosa è successo? Andiamo, finisco questi 2 mesi e vado in un altro posto, in un'altra casa, che erano italiani, mi hanno detto guarda 250, con 250 euro anche se hai il cane ci stai. Bene. Sono stato lì ragazzi 3 o 4 mesi, non mi è piaciuto ma non tanto per le persone, perché vabbè, erano tutti italiani, io in realtà non volevo stare con italiani in Spagna, perché dovevo imparare la lingua, cioè io sono molto così in queste cose. Però ho detto, vabbè, pago poco, perché avevo pagato tanto, 400 euro per 2 mesi, una stanza orribile. Ho detto, qua pago 2,50, perfetto, benissimo. Sono stato lì 2 o 3 mesi, non mi ricordo neanche in realtà, 3 mesi forse, non lo so, ma forse anche di più. Vabbè, fatto sta che dopo, cosa ho detto? Vado via da qua, perché il quartiere era veramente brutto. Io lavorando in un bar, ho lavorato 2 mesi in un bar e tornavo a casa tipo alle 2 del mattino. E no, non si poteva fare questo. Perché poi avevo un pezzo da fare un pezzo a piedi, perché poi in questo quartiere mi hanno rotto il finestrino della macchina per rubarmi, mi hanno rubato il monopattino, un casino.
Poi dopo i quartieri ne parliamo in un altro momento. Però sì, pagavo 2,50. Poi dopo cosa è successo? Grazie al lavoro che stavo facendo, al barista, ho incontrato un ragazzo, un cameriere, che aveva una stanza disponibile in un paesino che si chiama Aldaia. E ho detto va bene, dai, sempre a 2,50 col cane e tutto, perché anche lui c'ha il cane. Ho detto va bene, lo vengo a vedere. La stanza era un po' più grande di quella che dove abitavo prima. E niente, ho detto vabbè, dai, vengo da te. E sto ancora qua, sono tipo 6 mesi. È una stanza piccolina, perché è piccola come stanza, però c'è un letto matrimoniale, un tavolo, c'è un po' più grande di quella di prima e pago 2,50. Chiaramente sì, sono sacrifici che uno fa, perché vivere in una stanza di un altro, ok? Però, sono sacrifici che fai, perché se tu vuoi costruire qualcosa di buono per il futuro, io come adesso ho un lavoro che guadagno tra media 1.400, 1.500, 1.600 fino ad arrivare a 1.800. Spendendo solo 250 più, fai 50 euro di bollette, ma non arrivi mai a 50 euro di bollette. Sono 300 euro al mese di affitto e bollette, capisci che riesci a mettere da parte un po' di cose, un po' di soldi. Facendo 1 o 2 anni così, cioè ti riprendi e non è come in Italia, non è assolutamente come in Italia. C'è quella che voglio far capire, che non è tanto quanto guadagni, ma quanto riesci a spendere, pardon, a risparmiare. E qui fa tutta la differenza del mondo. Quindi niente. Cosa volevo dire degli appartamenti qua a Valencia? Che allora io adesso ho un contratto a tempo indeterminato discontinuo. Cosa vuol dire? Che io posso lavorare, lavoro 10 mesi all'anno in questa ditta e 2 mesi non lavoro. Ok, però loro non mi possono licenziare. È come l'indeterminato, però per 2 mesi non vieni pagato. Poi un'altra cosa, questa che vi spiegherò. Però io con questo contratto non posso andare in affitto, perché per andare in affitto in una casa tua, diciamo come in Italia, devi avere l'indeterminato, si chiama indefinito, contratto indefinito, e devi aver lavorato lì per almeno 6 mesi. E tu dici, vabbè, quando arriverò a prendere questo contratto andrò in una casa, invece no, perché adesso sono aumentati un sacco, non so come in Italia, non ne ho idea, però costano 600, 500, 600, 700 euro un monolocale, tipo. È molto caro. È molto caro, infatti, cioè puoi, giustamente, se guadagni 1.500 puoi prenderti un appartamento da 500-600 euro, però per quello che voglio fare io non ha senso. Se non stavo in Italia, se devo vivere, capito? Se devo spendere tutti i soldi che guadagno nell'affitto, nelle spese, per me non ha senso. Quindi quello che non mi piace qua della Spagna è che per quello che voglio fare io vivrò sempre nelle stanze. Ok? O se vinco il Superenalotto, ma la vedo difficile anche perché non ci gioco. E poi qua non so come si gioca. Cioè, come si chiama. Quindi niente, quindi raga, per gli affitti, quelle cose qua non mi è piaciuta per niente, la Spagna. Cioè, penso che sia tutta la Spagna, io sono qua a Valencia, ma penso che sia una cosa di tutta la Spagna. Perché poi giustamente, cioè, l'unico modo sarebbe venire in due, tu vieni in due in coppia e te la smezzi un po', questo sì, però chiaramente case più grosse, spese più grosse, io non mi sono informato, ma se un monolocale costa 600 euro, anche in un paesino, perché sto vivendo in un paesino che ha tipo 20 minuti da Valencia, cioè dal centro di Valencia, diciamo, ho il mare tipo a 10 minuti, molto comodo, però è un paesino. Cioè, e qua è dove costa meno, capito? Quindi se costa qua 600 euro, puoi immaginare in centro a Valencia. Quindi niente, questo è tutto quello che volevo dire sugli affitti. Mi raccomando, ragazzi, ascoltatemi, non andate a Valencia così a caso o in Spagna così a caso. Guardate questi video, ragazzi, mi raccomando, condivideteli perché c'è molta altra gente che vuole venire qua a Valencia o in Spagna e non sa queste cose. Quindi, raga, è solo per l'utilità dell'informazione. Niente, raga, mi raccomando, mettete un bel mi piace, seguitemi e se avete domande giustamente scrivetemi qua sotto nei commenti e ci vediamo al prossimo video.